ci sono persone che non hanno mai avuto un contatto con il veleno delle api. Che valore hanno in termini monetari le regine? 1.500 euro la regina di un anno. Facendo così hai le lezioni limitate a vita. In un settore che oltre a creare profitto sia anche etico. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6,5 milioni, 4 milioni di euro, 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni. vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Ma che cosa ci faccio? Bardato come un astronauta in mezzo a tutte queste api? Venite con me perché oggi abbiamo un'impresa che ha dell'incredibile da raccontare, soprattutto anche dal punto di vista di scambio generazionale. Innanzitutto qui dove ci troviamo? Cioè che zona è? Che luogo è questo? Questo è il nostro pensatoio. Ok? Il nostro pensatoio dove mettiamo a disposizione le nostre conoscenze a disposizione del pubblico che vuole approcciarsi all'apicoltura oppure che è già dentro all'apicoltura ma vuole ampliare il punto di vista. Oggi ci occuperemo dunque di apicoltura e lo faremo con uno dei massimi esperti al mondo in questa materia. Giuliano, che nel 2012 è stato riconosciuto come Cavaliere dell'Ape Regina dall'Unione Europea, ci spiegherà assieme al figlio Giona come grazie alla divulgazione di videocorsi online siano riusciti ad aiutare oltre 250 apicoltori in Italia e all'estero e a riportare l'apicoltura ai vecchi splendori. Inoltre Giuliano ci racconterà come sia riuscito a eliminare dal suo apiario qualsiasi tipo di trattamento chimico, grazie alla selezione naturale e alla creazione di api regina sempre più forti. Giuliano e Giona ci porteranno direttamente all'apiario e vi assicuro che è un'esperienza molto particolare e ci mostreranno come sia possibile allevare api per più di 17 anni senza l'uso di una goccia di sostanza chimica. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Padre e figlio con una storia particolarmente anomala, perché normalmente noi abbiamo nella storia delle imprese il padre che in qualche modo lancia l'azienda, inizia a strutturare in una determinata maniera e poi il figlio che bene o male segue le sue orme. E qui invece che cosa è successo? Invece qui è successo una specie di miracolo. Allora, io sono il classico boomer, cioè atecnologico, amante della natura, animale selvatico che sta bene in mezzo alla natura, in mezzo alle api, in mezzo agli animali, in mezzo al verde, lontano dalla confusione e viene fuori all'improvviso uno che dal punto di vista tecnologico è un mostro. Che cosa è scattato a un certo punto? È scattato che semplicemente mio padre aveva veramente qualcosa da offrire che serviva al mercato. Noi si conosceva molto bene gli apicoltori, sì, che poi andremo a esplorare, che sono il nostro cliente tipo. C'erano dei problemi, dei grandi problemi in apicoltura. Okay. Mio padre è uno dei pochi al mondo che sapeva risolverli perfettamente. Fin da bambino, io ero figlio di un veterinario, fin da bambino una passione sfegatata per la natura, per gli animali. Io volevo in realtà dedicarmi ai cavalli, ma erano troppo grossi e troppo ingombranti. E quindi, arrivato all'età di 21 anni, approdai alle api e lì mi si è aperto un mondo. Quindi ho passato 14 anni a cercare di capire questo mondo e anche il mondo dell'apicoltura, al che dopo 14 anni ho detto basta, adesso devo fare qualcosa di mio, perché qui ci sono dei settori che non vanno, a cominciare dalla presenza della Varroa, la Varroa destructor, che è il nome scientifico del parassita Varroa. Che già fa paura sentire Varroa destructor, che è esattamente? Che è esattamente un acaro che si riproduce sulla
covata di ape in metamorfosi e trasmette delle virosi che praticamente fanno nascere delle api invalide. Ok, quindi fa ammalare le api. Fa ammalare le api e quindi l'alveare non va avanti perché non c'è un ricambio generazionale fra api vecchie e api giovani. Io vedevo che l'andazzo per contrastare questo parassita si svolgeva soltanto con l'applicazione di trattamenti acaricidi e avendo una formazione naturalistica ho detto qui deve agire la selezione naturale e quindi ho passato 10 anni in cui ho cercato di mettere a punto un metodo di selezione delle api che riproducesse il meccanismo della selezione naturale. Nel 2008 c'è stata la svolta e filmai il comportamento di una famiglia alla quale aggiunsi un telaino di covata di ape infestato da varroa presa da un'altra famiglia e questa cominciò a disopercolare le loro pupe di ape e tirarle fuori insieme al parassita per eliminare il... Cerco di tradurre in linguaggio semplice come se lo dovessi raccontare a mia figlia. Praticamente hai iniziato a vedere che le api che in qualche modo avevi selezionato era come se si pulissero da sole e quindi eliminassero da sole quello che era il problema, quello che era l'agente esterno che le stava portando potenzialmente che le avrebbe portato ad ammalarsi. Senza dipendenza da prodotti chimici. E questo era il mio obiettivo, perché ero convinto che si potesse ottenere perché di esempi in natura di questo tipo ce ne sono a valanga, cioè la natura si equilibra sempre tra, si dice ospite e parassita, no? Va sempre verso un suo equilibrio e quindi sapevo che potevo ottenerlo, non sapevo ancora quale metodo dovevo utilizzare, come dovevo imparare a riconoscere i primi sintomi, i primi segni di forza, di resistenza, di contrasto, ancora non le sapevo vedere. Però sapevo che si poteva ottenere. Ancora non lo sapevo vedere, ma sapevo che si poteva ottenere. Eh sì, perché quando fissiamo degli obiettivi, soprattutto a lungo termine, non è importante sapere il come li raggiungeremo. L'importante è mantenere il focus sulla meta finale. I passi necessari per arrivare al traguardo emergono solo con il tempo e l'esperienza. È importante mantenere la fiducia e la perseveranza, sapendo che ogni piccolo passo avanti conta. Come disse Steve Jobs, non puoi unire i puntini guardando avanti, puoi unirli solo guardando indietro. Quindi devi confidare che i puntini si uniranno in qualche modo nel tuo futuro. Siamo posizionati in una zona che dal punto di vista nettarifero non offre niente, cioè non offre quasi niente, diciamo neanche l'indispensabile per sostenere le api. Se uno la dovesse utilizzare a livello professionale per fare il miele farebbe la fame. Fin dall'inizio il mio obiettivo era conoscere le api, conoscere le loro potenzialità, ampliarle in modo positivo per il loro benessere prima di tutto e poi per l'apicoltura e l'agricoltura, perché noi sappiamo che la mancanza dell'ape mellifera potrebbe voler dire una catastrofe. Quindi in realtà tu hai praticamente condotto la tua vita facendo un tuo lavoro che non c'entrava apparentemente nulla con quello che facevi e poi vivevi una seconda vita in cui ti sei dedicato praticamente alla ricerca delle api. Esattamente. È corretto? Esattamente. Usavo il mio tempo libero, lo usavo praticamente quasi integralmente per ricercare, per conoscere. La ricerca si sa, e questo lo sanno tutti i ricercatori, è una spesa. Certo. È una spesa, è un impegno come tempo, ore di lavoro, cioè dedizione, diventa una vocazione, diciamo, no? Andare verso un obiettivo sconosciuto, senza una certezza e spendere anche, si può fare in due casi, o per follia o per grande passione. Io penso di avere un po' tutte e due. Qual è il momento in cui parte la scintilla e che cosa stavi facendo tu nella tua vita nel momento in cui hai avuto questa illuminazione? Diciamo, terminate le scuole, io già lavoravo per conto mio, però avevo visto una grande potenzialità in quello che poteva essere questo lavoro. Grande potenzialità al punto che gli ho detto: papà, mettiamoci d'accordo e creiamo questo. E parliamo di quanti anni fa? Circa 2 o 3 anni fa. 2 o 3 anni fa, quindi praticamente avevi 19 anni. Sì, 18, 19, appena uscito da scuola.
Innanzitutto era molto conosciuto nel settore mio padre, Sì. avevamo già un test del mercato, uno perché aveva già fatto dei corsi dal vivo in passato, e è conosciuto come produttore e allevatore di api regine di alta qualità, e quindi ho detto no, bisogna buttarci assolutamente su questo. E quindi tu hai deciso di mettere, in realtà, di costruire un infobusiness. Una realtà formativa su quello che è tutto questo modo innovativo di fare apicoltura. Partendo già da un background di corsi dal vivo, abbiamo visto che in realtà i corsi dal vivo avevano tanti punti negativi. Per esempio, la maggior parte di allievi, studenti che erano stati ai nostri corsi, poco dopo lo richiamavano. Giuliano, mi sono dimenticato di questo, come facciamo? Facendo così hai le lezioni limitate a vita. Qui in sostanza tu hai individuato che nel mercato c'era un problema che nessuno stava risolvendo in una maniera, diciamo, efficace per come avevi visto invece risolverla da tuo padre, sostanzialmente. A quel punto mi dicevi in Italia ci sono circa 100.000 apicoltori, per cui una nicchia anche abbastanza nutrita, e quindi nel momento in cui identifichi tutto questo, quali sono stati i primi passi che hai messo in campo per costruire questa attività? Primi passi, subito registrazione del primo corso. Messo a mercato il primo corso, i primi test. Che avete registrato qui? Proprio qui. Fantastico. Primi test, primi vari aggiustamenti. Sì. E abbiamo iniziato col secondo, con il terzo, e ora è continuato e abbiamo creato tutta un'infrastruttura dietro a questo operato, ecco. L'infobusiness è un modello di business basato sulla creazione, distribuzione e vendita di informazioni. Stiamo parlando di corsi online, ebook, webinar, podcast e altri contenuti educativi o formativi. Gli imprenditori dell'infobusiness sfruttano le proprie competenze e conoscenze per creare prodotti informativi che rispondano a esigenze specifiche del mercato. L'infobusiness offre la possibilità di raggiungere un vasto pubblico con costi relativamente contenuti. Inoltre, questo modello di business è caratterizzato dalla forte scalabilità, poiché i prodotti informativi possono essere venduti infinite volte senza costi aggiuntivi significativi. Tu è vero che ti definisci poco tecnologico, eccetera, però mi risulta che tu hai aperto il tuo primo canale YouTube in che anno? Perché me lo aprì un amico, se ricordo bene, mi sembra intorno, non lo so, 2008-2010. 2009. Beh, e da lì hai iniziato a pubblicare in tutti questi anni video con i risultati delle tue ricerche, di quello che imparavi, eccetera, eccetera. Esatto. Per cui tu ti sei ritrovato anche un bel posizionamento organico già pronto da poter pompare in una determinata maniera. Esatto. Voi prevalentemente, a differenza di tanti business online basati sulla formazione che ugualmente devono portare traffico con le ads, le pubblicità a pagamento, eccetera, eccetera, voi avete una grande trazione organica. Stiamo basando quasi completamente la nostra attività sull'organico. Tramite YouTube? YouTube, solamente YouTube. Quindi a breve ci stiamo attrezzando per inserire anche tutti gli altri canali. Quindi YouTube è utile per vendere? Assolutamente. Che cos'è questo? Questo è un elemento di un'arnia, non è tutta l'arnia, è un elemento di un'arnia che ho inventato io. Inventato io in base a, diciamo, un'osservazione di almeno 20 anni. Certo. Del comportamento delle api in relazione al volume in cui le mettiamo. Certo. Allora, il volume in cui noi le alleviamo in Italia è l'arnia da Dan Blatt, che è un'invenzione del 1859. Che abbiamo qui qualcosa che... abbiamo un telaino. Posso? Sì, prego. Ok. Questo è un favo, un telaino con favo di arnia da Dan Blatt, e questa è un telaino dell'arnia che ho chiamato GS con le nostre iniziali. Giustamente. Cioè, mi pare corretto. E si vede bene la differenza. Sì. Questa larghezza che noi utilizziamo nelle arnie da Dan Blatt è una larghezza che non è naturale. In un alveare naturale anche 5 favi soltanto larghi così non esistono. Il favo è questo? Cioè, sì, tutto questo. Nell'alveare naturale la formazione dell'alveare è solitamente a uovo, cioè il favo centrale è più grande, sempre a formazione uovo o cuore, diciamo, cuore naturale, non cuore stilizzato,
e poi mentre si va verso la periferia da un lato e dall'altro si restringono e si rimpiccioliscono sia in larghezza che in lunghezza. In questa media di larghezza e lunghezza dei favi, una media di questo tipo non esiste. Gli inventori dell'Arnia da Damblatt, come della Langstroth, che è un altro modello utilizzato maggiormente nel mondo, non avevano calcolato questo fatto, perché dovunque mettevi le api producevano. Certo. Non c'era la necessità di calcolare. In realtà la differenza principale, diciamo, tra quella classica che viene utilizzata più comunemente in Italia e quella che hai ideato tu è che, avendo un volume più ristretto, un volume più piccolo, riusciamo a migliorare la produzione delle api. Più che volume è misura del telaino, perché essendo un'arnia modulare che si può, diciamo, si possono aggiungere altri moduli identici a questo, si può creare un volume anche superiore a quello dell'Arnia da Damblatt, però è la larghezza telaino che crea un ambiente ergonomico per le api. Chiaro. Cioè loro stanno bene quando lavorano in glomere. Quando lavorano in glomere è come il pugile che va sul ring non sta così. Certo. Sta così. È così che crea la forza. Certo. E la stessa cosa vale per le api. Le api depongono la covata stretta e andrebbero sempre con questa formazione in verticalità, perché si sono evolute all'interno di alberi cavi, soprattutto. Mi avete già fatto fare delle esperienze con le api e io vi raccontai prima di arrivare qui che io ero terrorizzato da qualsiasi insetto che vola, che potenzialmente può pungere, perché quando avevo 18-19 anni sono stato invaso da un nido in piena faccia, per cui 13 punture in faccia, e da lì mi avete portato praticamente in mezzo a migliaia di api, ok? Sì. Io credo che sia arrivato il momento di tornarci, così entriamo un po' più nel vivo anche della situazione. Va bene, assolutamente. D'accordo. Andiamo. È arrivato il momento di apprestarci e andarci a buttare in mezzo all'apiario. Quindi la preparazione, in questo momento ci sono circa 26-28 gradi? Sui 25. Sui 25. Però diciamo che la percezione è maggiore perché oggi c'è il sole. Certo, e il sole è alto nel cielo. Nonostante questo, noi in che modo ci vestiamo? Ci vestiamo bene prima di tutto perché ci sono persone che non hanno mai avuto un contatto con il veleno delle api. E quindi è importante mettere uno spessore al di sotto della tuta d'apicoltore, che a volte non è sufficiente a creare lo spessore giusto. È importante mettere lo spespessore. E quindi con sto caldo mi stai facendo mettere il maglioncino. Esatto. Ho sotto i jeans. Esatto. Giusto per descrivere un po' anche quanto è impegnativo il lavoro dell'apicoltore, no? Sì. Quando si va in qualche maniera ad aprire un alveare, noi siamo gli intrusi. Ecco. Loro riconoscono, olfattivamente, riconoscono i miei feromoni e quindi io sono il pericolo e mi attaccano. Certo. Cioè loro sentono, percepiscono l'odore di una molecola volatile in 1 metro cubo d'aria, che è come se io sentissi l'odore di una persona, che qui siamo in Toscana, che sta a Palermo o a Bolzano. Andiamo a mettere il cappellino. Guarda che bellino. Guarda ragazzi che cosa facciamo per voi, Qui potete anche notare la differenza fra chi lavora e chi è in visita da come sono abbigliate le tute. Quante arnie ci sono qui più o meno? Qui sono in questo momento un centinaio. Io devo dirvi che quando sono arrivato qui, cos'era, 2 giorni fa, 3 giorni fa, per la prima volta, anche così bardato, e avete visto tutta la preparazione, ragazzi, strizza, perché adesso ancora non avete visto niente, fra poco vediamo un po' meglio, quando la concentrazione diventa importante, sì, è tanta roba. Sì. Qui abbiamo la creazione della metodologia e qui in realtà abbiamo la diffusione della metodologia, perché
stai facendo un'opera importante da questo punto di vista. Mi raccontavate che ci sono delle cose che quando gli altri apicoltori vedono non ci credono. Noi seguiamo la natura e la natura può dare molto molto di più di quello che si crede o di quello che credono coloro che non hanno conoscenza. Sì? Questi alveari non esistono per la maggioranza degli apicoltori ad oggi, nonostante il fatto che, a parte quello che abbiamo fatto noi, ma che ci siano state delle ricerche a livello serio, universitario, che hanno dimostrato che si possono ottenere delle api resistenti alla varroa, ma anche ad altre malattie. Nonostante queste ricerche, ancora la maggior parte degli apicoltori, perché? Perché sono stati instradati da chi ha fatto rappresentanza di prodotti chimici, sono stati instradati a pensare che senza certi tipi di trattamenti non si può andare avanti. Eh sì, perché le aziende che vendono questi prodotti chimici devono difendere il loro business. E come lo fanno? Tartassando la mente dei potenziali clienti di informazioni non del tutto vere, fino a installare in loro un paradigma, e cioè una serie di credenze che li porti a pensare, per esempio, che non si possa allevare api senza l'utilizzo di prodotti chimici. Pensate alla potenza di un paradigma. Se ben sedimentato, può arrivare a negare la realtà. Con il loro lavoro di divulgazione, Giuliano e Giona stanno cercando di installare paradigmi diversi. E invece qui abbiamo un apiario che dura da 17 anni, siamo nel 2024? 17 anni senza trattamenti. Caspita. Senza trattamenti. E già prima questa dichiarazione la maggior parte degli apicoltori dice è impossibile. Un miraggio, sì, è impossibile. È un miraggio. Tu le api le tratti e basta. Possiamo aprire qualcosa? Ci fate vedere qualcosa che lascia di stucco normalmente la maggior parte degli apicoltori? Certamente, andiamo subito. Allora, e io comunque in camera vi dico che già qui la sensazione si intensifica. Nei sacchetti in realtà tu gli stai dando da mangiare, in pratica. C'è un nutrimento che ho, diciamo, delle formule di nutrimento che ho realizzato io, e avendo anche una buona conoscenza della chimica degli alimenti ho unito alla conoscenza del regno delle api e ho creato questi prodotti che, come si può vedere, si rifiniscono. Ora leviamo questi melari che sono praticamente vuoti perché non raccolgono, non hanno abbastanza, oddio, un po' di peso ce l'hanno, però mamma mia, ragazzi, per uno come me che ha la fobia delle api e degli insetti che volano e pungono, cioè per me in questo momento è un risultato incredibile. Ma posso tenere in mano un telaino? Ah certo. Allora, prendilo dalle alette. Mi sento un eroe in questo momento, ragazzi. Veramente mi sento un eroe. Va bene, il mio momento di celebrità l'ho avuto, prego a te il telaino. Diciamo che oltre a ricercare, sperimentare, trovare nuovi metodi per selezionare api sempre più forti, sempre più in grado di sopravvivere, eccetera, voi in realtà allevate anche api regine che poi effettivamente potete vendere ad altri apicoltori, corretto? Sì, esatto. Sì, l'obiettivo è questo. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. L'obiettivo è anche diffondere una certa genetica, non solo la formazione, ma anche una certa genetica, proprio per favorire gli apicoltori in modo che vadano avanti non 10 passi avanti a me rispetto a quello che ho fatto in passato, ma 100 passi avanti a me. Che valore hanno in termini monetari le regine? La parte commerciale dai 15 ai 30-40 euro a regina massimo. E poi c'è una parte, diciamo, le chicche, si può andare da, che ne so, faccio il prezzo che abbiamo fatto quest'anno, dalle 12 euro a regina vergine fino ad arrivare magari ai 1500 euro
la regina di un anno, con carriera di un anno, che ha dato vita a una famiglia del genere e non ha, ma le vale, perché comprare 100 regine a 15 euro e non avere nessuna garanzia sulle resistenze, e farsene invece non 100 ma farsene 300 spendendo 1500 euro, io in realtà ho risparmiato. Assolutamente. E ho un lavoro di qualità. Quindi in realtà col lavoro che fate e con quello che insegnate io posso partire o da zero, quindi lavorando per piano piano nel corso del tempo arrivare a selezionare una genetica importante per quanto riguarda le mie api e di conseguenza avrò regine che saranno sempre più performanti, O tagliare le tappe. oppure posso prendere la corsia di sorpasso, acquistare delle regine che sono già delle regine top e a quel punto ho la strada immediatamente spianata, è corretto? Certo. È importante sapersi produrre però le proprie regine. Sì, La maggior parte degli apicoltori... Sì, è importante produrle e selezionarle, tutte e due. Poi per selezionare si può partire da una base già selezionata o da una base che non è stata selezionata come ho fatto io, però poi hai più tempo da trascorrere prima di arrivare al risultato. Certo. Se si parte già da una base selezionata, allora il discorso è diverso. Tanta roba, direi che loro le possiamo far riposare e noi ci spostiamo. Ok, va bene. Quali sono state le più grosse difficoltà che vi siete trovati ad affrontare in questa nuova fase di costruzione e vendita dei corsi? Innanzitutto la difficoltà principale è un target di persone che sono completamente fuori da quello che è l'apicoltore medio a 50 anni. Certo. È come lui l'apicoltore medio. Sì. Trasmettere questa cosa del corso online, soprattutto in un settore molto tecnico e pratico dove la maggior parte dei corsi è tutta in presenza, è stata una sfida. Sfida che però ha ripagato sia noi ma soprattutto il cliente finale, perché facendo così ha un corso a vita che può consultare sempre, che non ottiene da nessun'altra parte. La formazione online in qualche maniera permette di avere una persona esperta al proprio fianco a un maggior numero di persone. Il corso in presenza no. Il corso in presenza può andare bene, avere 30 persone che ti seguono per 2 o 3 giorni, ma poi lì finisce e la maggior parte delle informazioni si dimenticano. Qual è il suggerimento, lo spunto, il pensiero che vorreste lasciare ad altre famiglie in cui ci sono padri, figlie, madri, figlie, nel comprendere come cavalcare in maniera positiva questo cambio generazionale e soprattutto questo intreccio e questo scambio di conoscenze? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Giuliano e Giona si sentono di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno affermare che questa sì, è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Sfida generazionale. Sicuramente l'approccio non convenzionale nella sfida tra padre e figlio fa di questa realtà un'impresa. Più che una sfida generazionale è una contaminazione di competenze diverse che ha come scopo non solo quello di creare profitto, ma anche quello di divulgare un approccio etico all'apicoltura. 2. Essere umili. Giuliano ha dimostrato di essere umile nell'abbracciare il cambiamento che Giona ha voluto portare in azienda. Spesso la resistenza al cambiamento può creare numerosi attriti e diventare un ostacolo per la crescita. Grazie all'approccio aperto di Giuliano e Giona, quello che poteva essere un ostacolo è diventato un volano fondamentale. 3. Etica e profitto. Con la loro attività Giuliano e Giona dimostrano che si possa fare profitto anche avendo un approccio etico alle cose. Troppo spesso si associa il business e il profitto a qualcosa di malvagio. I soldi sono lo sterco del diavolo. Imprese come quella di Giuliano e Giona aiutano a smontare questo paradigma. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata perché la settimana prossima ci occuperemo di cura e benessere della pelle dei nostri piccolini.
Incontreremo Lorenza e Stefano che ci racconteranno come hanno trasformato un problema in una soluzione da oltre il 500% di incremento di fatturato all'anno. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Prima di tutto bisogna credere nell'umanità, e l'umanità sono anche loro. In questo, mentre lo dico, mi ci commuovo. E quindi bisogna partire dal presupposto che il giovane ha già un qualche cosa dentro che può esternarsi in qualche cosa di nuovo che il vecchio non ha. Questo è importante, importantissimo, perché molto spesso gli scontri generazionali si svolgono proprio su questo fatto qui, che il vecchio non vede le potenzialità del giovane e il giovane magari di conseguenza non considera il vecchio perché non considera il figlio, insomma. Certo. Questo è il risultato. Una cosa che veramente aiuta sia l'uno che l'altro è cercare di diventare esperti in un settore che oltre a creare profitto sia anche etico. Se uno si getta in un'attività che non è solo profittevole ma è anche eticamente elevata, andando avanti trova un sacco di spunti favorevoli, come se ci fosse una vocina interiore che ci dice qual è il passo successivo da compiere. La cosa che ho visto fondamentale in questo rapporto è soprattutto la fiducia. Cioè io ho completa fiducia nelle sue capacità, nei suoi valori, in quello che anche fa in apiario, molte cose che io non potrei capire, però mi fido ciecamente e lui a sua volta si fida ciecamente di quello che è il mio lavoro. Molto spesso è anche difficile capirlo per lui, ma si fida ciecamente di cosa è il mio compito, io mi fido ciecamente di cosa è il suo compito. Sì. Ragazzi, per potervi conoscere meglio, entrare in contatto con voi eccetera eccetera, sito internet che mettiamo qui sotto è? Stracci.eu. Facile facile. Perfetto. Stracci.eu. Esatto. Ragazzi, è stato un grande piacere. Grazie, anche per noi. Ma è solo la chiacchierata, posso stare anche senza occhiali? Perché c'è anche sempre la differenza del quello che io vedo in occhio e poi che cosa viene fuori in video. Perché dovete sapere che con i guanti il touch anche delle camere non funziona e per cui vanno bagnati nell'acqua. Okay. Vai. Transizione. Esatto. Esatto. Occhio che state andando contro le fresche frasche. Se ci mettessimo più lì che non si vede sto cavo. Però lassù si stava meglio, anche col venticello. Hai ragione, c'è la sindrome del regista. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma a Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.